Le varie anime della pelletteria napoletana. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, napoletana, e quindi posso parlare in quanto titolata, e dopo vedrai anche, poiché titolata anche laureata in un'università importante del mondo, a parlare di questo argomento, le varie anime della pelletteria napoletana. Faccio questo per oppormi alla contraffazione, perché produco borse conto terzi e sono convinta che se più persone comprano borse originali, quindi vendute attraverso il mercato legale, prodotte attraverso il mercato legale, più persone potranno produrre quelle borse e quindi ci sarà più lavoro anche per me. Quindi l'interesse c'è alla fine, ma parliamo di tutto questo dopo la sigla. Ora, prima di portarti nel vivo della cosa, voglio farti vedere un momento importante della mia vita post-Covid, e durante una passeggiata ho potuto ricevere, quasi come se fosse una grazia, una laurea, e ti lauri così in un attimo, perché le lauree sono così, vanno e vengono, uno va e viene, e quindi ti lascio al filmato e dopo veniamo e parliamo di anime della pelletteria napoletana, senza entrare anche in quello che a volte uno può, come dire, proviamo a sintetizzare, magari si faranno dei video di approfondimento se ci saranno altre anime, non di Napoli, si dice pure una parolaccia, ma noi non la diciamo, e quindi guardiamoci il video della mia laurea. Dopo Cristo, dall'1 fino al 2000 c'è stato quest'altro signore. Ok. Adesso dal 2000 fino a 4000 mi dovete sopportare. Leggimi qua. Pensa a un numero da 1 a 60. Non me lo dire. In questa cartella bianca c'è il tuo numero? Sì. Guarda se si ripete. Sì. Nella terza? No. Qua? No. L'ultima? No. 48. Aspetta, adesso vi spiego come funziona. Okay. Una volta imparate questo, siete laureati. Ok. Vi dovete laureare in questo per andare a la mia laurea, quello che evito, non andate assolutamente a lavorare. Ok. Vi avviso, Ha visto come funziona? Laurea. Hai visto? Ha visto quando tu la laurea qua? Però non andate assolutamente a lavorare. No. Parte la laurea, dietro avete la vostra tesi di laurea. Hai visto come sono contenta adesso che è la laurea mia? Non vi affrettate a mandarmi regali, non avevo la corona di alloro, però insomma è stata un'esperienza importante. A me le cose brevi, intense e veloci piacciono sempre, insomma, lasciano il tempo che trovano, però questo è un po' come le dimensioni. Detto questo, torniamo a essere in parte seri, in parte voglio affrontare le varie anime della pelletteria napoletana. Perché? Perché secondo me nell'arco degli anni Napoli ha cominciato a mettere le basi solide per rappresentare uno dei poli più importanti per la pelletteria a 360 gradi. Voglio parlare di questo proprio perché Napoli ha cominciato a rappresentare, Napoli, la provincia, Caserta, Campania, però identifichiamo Napoli e pelletteria napoletana perché il core business sta proprio qui. E ti dicevo, ha messo le basi per diventare quel piccolo colosso che avrebbe bisogno però di tanti incentivi, tanta pubblicità buona, tanta riconoscenza da parte di chi poi l'ha usata per poter andare nel mondo a vantarsi di saper lavorare, tutto il resto, insomma ha bisogno di stimoli, investimenti, di visibilità positiva, e non significa nascondere i problemi, perché non è che se uno dice guarda che c'è uno col casco sta dicendo che non c'è gente senza casco, semplicemente che se tu per anni continui a dire che a Napoli si fa la pelletteria pezzotta, contraffatta, che siamo tutti illegali, che questo e quello, allontani gli investimenti. Se invece cominci a dire io condanno tutto quello che è negativo, siamo contro la contraffazione, proviamo attraverso le nostre aziende che sono meravigliose a fare cose meravigliose, lo facciamo già per i brand più importanti del mondo, producono tutto quanto qui, o pensi che fanno tutto in Toscano, pensi che fanno tutto sugli alberi, è ovvio che Napoli comincia a rivestire e a essere rivista come un polo importante di produzione, e così anche i napoletani. Da qui mi è venuta l'idea, perché poi esplorando le borse, le fabbriche e tutto il resto ho
ho notato che esiste una moltitudine di facce della pelletteria napoletana. Provo a selezionarteli, ovviamente cerco anche il tuo aiuto per avere feedback su quelli che possono essere altre categorie che magari dimentico, perché insomma questa cosa serve per inquadrare un pochino chi siamo e alla fine capirai anche il senso di tutta questa schematizzazione. Allora, sicuramente non si può escludere dalla pelletteria napoletana i produttori conto terzi, ovvero quelli che producono borse per altri e prevalentemente per i brand del lusso. Parliamo di grandi aziende che producono per Louis Vuitton, Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Fendi, Dior. Dior c'è un mega polo a Napoli, così Louis Vuitton ha acquistato un'azienda a Carinaro, Gucci ha un mega polo a Napoli e in provincia di Napoli, Fendi, dicevo, Yves Saint Laurent, le scarpe, tantissimo le scarpe di Prada, appunto di Fendi, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, ma ci sono anche brand come Bottega Veneta, sto andando un attimo a mente, Dolce Gabbana, Versace, ha brand anche minori, ne ho citati tantissimi anche insomma, le recensioni che ho fatto, quindi ci sono produttori conto terzi, quindi producono per i brand e questo è un mercato enorme. Quindi prima categoria, produttori conto terzi. Altra categoria sono i produttori per i propri brand. Questa categoria è molto sottovalutata, è molto di nicchia, anche se fa tantissimo. Io provo a comprare borse, provo a recensire, per qualcuno sono andata a fare anche le interviste eccetera eccetera, ma i produttori per se stessi, per il proprio brand, vengono sempre poco citati. Bisognerebbe magari valorizzarli con delle fiere apposite, pubblicità apposite, pure per far visitare le fabbriche, come sviluppano i prodotti, il mood che c'è dietro, ed è importante ovviamente categorizzarli, perché ci sono brand molto di lusso, come può essere, o di fatti proprio su misura, tipo come può essere Bonino, o ci sono altri brand di fascia medio-alta e poi ci sono brand molto più commerciali, quindi c'è una vasta scelta di brand locali che negli anni si sono consolidati, ma vengono sempre troppo poco raccontati. Altro incrocio, lo possiamo chiamare in questo caso, è la categoria dei produttori conto terzi che hanno il brand loro. Questa è un'altra anima, ovvero i produttori conto terzi che hanno un brand loro. Sono buona parte quelli che per anni lavorano con un brand e poi decidono di sviluppare un proprio, insomma, filone produttivo e quindi si sperimentano, creano delle modellerie adatte proprio per il loro brand, reinventano modelli, insomma c'è tutto un mood dietro. Devo essere sincera, in pochi poi riescono veramente a spiccare il volo, però c'è questa ambivalenza. C'è poi la versione negativa del produttore conto terzi che fa il brand non proprio ma di altri e lo vende sotto banco, ed è quello del parallelo. Purtroppo esistono delle realtà molto poco raccontate che fanno il parallelo illegale. Ci tengo a dire il parallelo illegale perché se no nasce tutta una serie di controversie, dove bisogna ricordare che esiste un parallelo legale ma deve essere, come dire, autorizzato dalla firma. Il parallelo illegale è quando tu vai in fabbrica a comprare un prodotto griffato e non è autorizzato da nessuno, e quindi la persona che ti vende quel prodotto sta intascando i soldi a discapito della firma, tutto in nero, e tu probabilmente non stai comprando neanche un prodotto originale perché magari l'ha fatto con altri materiali e tutto il resto, quindi è un prodotto a tutti gli effetti parallelo. Quindi questa è un'altra anima della pelletteria. Ci sarebbe un termine da usare, però insomma, sempre perché è una parolaccia non lo voglio dire, però insomma un'anima di quindi voglio dire, bypassiamo questo, l'abbiamo citato perché io non mi nascondo dietro a niente, quindi non ti voglio parlare solo del buono, è normale che voglio parlarti anche del negativo. C'è poi la pelletteria artistica. Napoli è fatta di artisti e quindi di persone che attraverso l'utilizzo dei materiali, dei tessuti e di tutto il resto
creano delle vere e proprie opere d'arte. Ne è sicuramente un esempio Talarico, ma ce ne sono davvero tanti, e fanno anche delle cose su misura che per me dovrebbero essere molto più raccontati, e questo potrebbe diventare davvero un volano turistico, il fatto di far vedere come i nostri artigiani trovano soluzioni, ideano cose. Quindi la pelletteria artistica io la vedo in maniera molto ampia, non solo quella decorativa. C'è poi un altro tipo di pelletteria che io chiamerei di campionario. Allora, esiste un vecchio stile di terzista che fanno campionari, quindi campionario si intende: io quest'anno per questa stagione creo 10 modelli, tu mi vieni a visitare, ti compri 3 modelli e te li puoi anche personalizzare. Però in realtà i cinesi ci hanno copiato pure questo, perché quando voi andate negli store cinesi e trovate 8000 borse tutte uguali, noi lo facevamo già negli anni 50, 60, c'erano questi produttori che facevano i campionari, poi andavi alle fiere, trovavi pure gli stessi campionari, oppure quello che aveva riportato i dettagli che aveva scovato nella fabbrica, eccetera. Quindi c'erano tutte queste spy story nei vari Mipel e Lignapel che si facevano, una cosa divertentissima a posteriori, perché veramente peccato che non c'era la tecnologia, c'era da fare veramente i film là sopra, e insomma si creavano questi campionari e poi si vendevano. Quindi molti brand, pure il fatto di non di replicare, cioè lo stile veniva, che ne so, il brand importante The Bridge usciva con la borsa importante, tutti questi micro brand reinventavano, rivisitavano queste cose e vendevano a te a un altro quelle borse. Poi tu volevi le personalizzazioni, invece del vitello volevi la nappa, e ti personalizzavano in questo, di base il modello te lo fanno loro, e ci sono ancora aziende che fanno questo tipo di attività. C'è poi un'altra anima della pelletteria napoletana, ed è quella dello sviluppo, modelleria, prototipia e piccole campionature, piccole realtà che riescono ancora a fare questo e che stanno cercando di resistere anche in periodo di crisi, e soprattutto secondo me questi hanno un grande futuro, perché ovviamente sono più agili, più snelle, riescono a muoversi più a 360 gradi, e quindi altra anima della pelletteria napoletana. C'è poi l'anima produzione conto terzi con modelleria. Perché ti dico questo? Perché esistono tante produzioni conto terzi che purtroppo sono un monche di tante cose, perché i brand nel corso degli anni, per abbassare il livello di difettosità, il rischio di contraffazione e tutto il resto, hanno abbassato pure le fasi di lavorazione all'interno dei produttori conto terzi esterni, e quindi molte fasi vengono fatte dal brand centrale. Questa cosa ovviamente ha reso un po' monchi tanti produttori che non hanno le modellerie, lo sviluppo campionari e tutto il resto, e quindi però esistono anche delle realtà che tutto questo ce l'hanno, e sono realtà generalmente medio-grandi. Tornando poi all'anima black, all'anima nera, non black, ma all'anima pezzotta, i gruppi, ci sono purtroppo l'anima della pelletteria e altra anima negativa, che è appunto quelli là che fanno il falso. Paradossalmente si dà a questo tipo di attività una grande importanza, e si pensa che Napoli sia la capitale del contraffatto inteso come produzione. In realtà, se mai dovesse avere questo primato, è capitale del contraffatto ma in quanto vendita, non tanto di produzione, motivo per cui bisogna aumentare le pene per chi compra, perché le pene per chi produce e il fatto di essere denunciati, anche se sei un operaio che lavora all'interno della fabbrica, ha aiutato a far emergere tanto lavoro sommerso, tante aziende negative. Ci sono tanti progetti di riqualificazione, te ne ho citato uno che è proprio quello là di Visone, Very Good, che appunto si occupa di riportare sulla retta via tutti quelli che sono stati bravi a produrre contraffatto, perché io, come dico sempre, se sei bravo a produrre pezzottato, sei bravo a produrre l'originale, semplicemente ti devo offrire l'opportunità. C'è un'ultima anima, ma ovviamente io ti dico ultima, ma sicuramente non è l'ultima, e ne usciranno di altre, di anime positive, e voglio che vengano raccontate sempre di più. Quello che posso fare, cercherò, anche se mi ospita qualcuno, di farvi vedere qualche altra fabbrica, qualche altra faccia di produttori conto terzi, produttori di brand propri, modellerie, tutti quelli che vogliono parlare. Il mio canale è
totalmente aperto, fate scarpe, cinture, borse, quello che vuoi, portafogli, facciamo vedere tutto quello che a Napoli facciamo e facciamo bene, lo facciamo per 14 ore al giorno, molto spesso i titolari, cercando di fare tanti sacrifici per i dipendenti, insomma cerchiamo di darci una mossa e di promuoverci. Ultima, come dire, tassello di tutto questo è il commerciante, la pelletteria commerciale, ovvero è quella persona che è competente di pelletteria ma che attraverso i propri canali riesce a farsi produrre appunto da quelli là che hanno i campionari e tutto il resto prodotti con l'identità che gli si dà, e quindi una sorta di incrocio fra un brand e un commerciale, quindi sono negozi, logistico o quel che sia, che vendono prodotti di altri però a marchio proprio, e quindi questa è un'altra anima dove quando tu entri in certi posti trovi tutto un mood che l'accompagna, che poi una cosa siamo bravissimi a vendere. Molto spesso questa capacità la usiamo male, però tendenzialmente siamo bravissimi a vendere, ci vendiamo male molto spesso invece di venderci bene, ci sottovalutiamo, e questo è il problema, siamo persone umili alla fine, quindi non ci valorizziamo. Quindi quello che cerco di fare attraverso questa narrativa è proprio di portare alla luce tutte queste realtà, in positivo e negativo. È ovvio che noi dobbiamo demonizzare, raccontare, denunciare e aspettare che lo Stato faccia qualcosa per aiutarci a buttare fuori da Napoli, ma dall'Italia, tutto ciò che è negativo. C'è però da dire una cosa: Napoli ha un valore che è fatto di tradizione, aziende familiari, aziende fatte da persone come piace tanto dire di nostra nazionalità. Abbiamo dei percorsi, paradossalmente non abbiamo ancora la scuola di pelletteria, ma spero di realizzarla nonostante le difficoltà entro la fine del 2020, però c'è tanta scuola all'interno delle aziende, tanta voglia di insegnare ai ragazzi, tanto fervore da parte degli operai anche di migliorare, di ribellarsi a tutto uno status che si è portato avanti fino a qualche tempo fa. Adesso non è più il momento né di lamentarsi né di raccontare male di Napoli, è il momento di valorizzarsi e di raccontare semplicemente l'altra faccia della pelletteria napoletana, senza negare, senza dover dire necessariamente buono o cattivo, ma parlando anche di tutto quello su cui si può costruire il futuro mio, tuo e quello dei nostri figli, anche se non vivi a Napoli, perché la pelletteria napoletana è il cuore della pelletteria italiana e la dobbiamo preservare quasi come se fossimo il WWF con un animale in via di estinzione. Noi napoletani siamo così, solo che a discapito di chi ci vuole male non ci accide nessuno, che sembrava una di Torino come l'ho detto, ma a discapito di quello che vogliono gli altri, o napoletano si fa sic ma non muore. Quindi rassegniamoci a questa cosa e valorizziamo il fatto non che debba mangiare, che ho mangiato per 3 napoletani, ma che debba continuare a vivere e a progredire e a migliorare anche tutto quello che è la pelletteria nazionale. Io ci credo davvero e spero che questo video sia utile, che smuova le coscienze e che aiuti tante persone, compreso le autorità, che fra parentesi si stanno muovendo tanto anche con il progetto di We Are Napoli e tutto il resto, per fare in modo che una Napoli nuova, intesa anche come raccontata in maniera nuova, possa esistere e possa essere il nostro futuro. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao da Ornella.